Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora oggi andremo a smontare e voglio farvi vedere, anzi lo voglio scoprire anche io perché non li ho mai visti, come funzionano questi aggeggini diabolici. Come avrei capito parliamo dei faretti, quelli per cartongessi. Sono dei farettini a incasso a LED. Ne ho qui, guarda caso, qualche modello. Allora sono dei intanto posso dirvi questo: sono dei prodotti luminosi funzionanti con LED SMD, non LED di potenza. Questo è quadrato. Hanno tutti un gruppo di alimentazione. Come vedi, questo è quello piccolo, questo è per quello più grosso. Andiamo ad aprire anche questi due. Questi in poche parole li ho perché qualche annetto fa un fornitore, anzi un produttore, me li aveva inviati come campionario, che io tra le migliaia di cose non ho avuto neanche il tempo di provare e neanche guardare. E allora questo è questo con quello, e questo dovrebbe essere rotondo, e infatti questo è rotondo. E allora e 1 e 2 e 3, perfetto. Togliamo la limetta. E allora questi sono i driver 18 watt 6 watt e 12 watt. E allora armiamoci di questo e proviamo a smontare. Iniziamo dal 18 watt, che è questo, e vediamo intanto com'è fatto questo, cioè il driver, che ha ingresso 220, uscita a bassa tensione. Ora vi leggo tutte le informazioni tecniche. Ok, 1 e 2. Questi ragazzi erano in un angolo del magazzino lì abbandonati. Io li ho visti ieri, ho detto magari gli faccio un bel video ai ragazzi e vediamo, anche per mia curiosità, per vedere questa azienda come lavora, come non lavora. E allora questo è il contenitore. Ingresso alternate current 85 265 volt 50 60 Hz. Uscita corrente costante stabilizzata a 300 mA, più o meno 5%. Tensione 40 58 volt, perciò entra a 220, la nostra 230 220, ed esce una tensione in corrente continua che può andare dai 40 ai 58 volt con una corrente 300 mA fissa. E allora come apriamo questo? Così, sempre al solito utilizzano tutti la stessa tecnica, cioè quella di spingere questo, tirare verso qui e così. Oh, guarda che carino. Mi piace ragazzi, mi piace saldature discrete, anche se questo filo è troppo distaccato dalla PCB. Questo è sembra mezzo rotto, comunque va bene, perché sono anche molto sottili, ovviamente avendo bassa corrente mettono cavetti fini. Alimentatore, qui trasformatorino, il condensatore, il ponte diodi per fare o meglio dei diodi per raddrizzare la tensione, e questo comunque è il più grosso. Ora voglio andare ad aprire questo. E allora, nella mia teoria più che assoluta mentale, io posso dirvi che qua dentro ci dovrebbero essere delle strip,
LED SMD andate a installare tutte qui del laterale. Poi se sbaglio, ora vediamo, perché non le ho, questo modello non l'ho mai smontato, so che comunque in linea generale li vanno a costruire utilizzando questa tecnica. Idem anche per quelle rotonde. Io sto andando a prendervi questo come esempio perché è il più grosso, il più potente, perciò qua c'è più potenza in gioco, ecco, anche come dissipazione. Connettore, questo, che vai a inserirlo qui, si gira, boom, e si incastra. Questo si dovrebbe sfilare. Ok, tolto questo, qua ci sono dei cuscinetti di spugna per fare spessore e spingere, diciamo, questo che è la parte frontale giù. E abbiamo, questo è l'interno, ragazzi. I LED, come vi dicevo, sono tutti nel bordo a girare. Ora spingo. Ok, spinto. Hanno inserito, oh, guarda tu quante cose. Allora, questo è bianco. E cosa fa questo? Che funzione ha? Ha la funzione di, dato che è messo, qui ci sono le luci, ok? Le luci, tutta la luce che questi LED emettono viene spinta da sotto, cioè non può perdersi luce dal lato di sopra. Poi abbiamo questo, è uno specchio, un plexiglass per metà trasparente, per metà opalino. I LED illuminano qui, sono infatti tutti messi nel bordo di questo plexiglass, così da andare a creare un effetto, diciamo, di luce soffusa. E infatti, perché se questo LED spinge luce qui, questi LED spingono qui, questi LED spingono qui, questi spingono qui, questo plexiglass cosa farà? Si illuminerà tutto per tutta la superficie. Poi davanti, a protezione, diciamo, di questo plexiglass, cioè per nasconderlo, per non farlo vedere, hanno messo questo. Perciò questo è quello che noi vediamo nel faretto, come vedi da sotto è bianco, però sopra di questo ci va messo questo, che come abbiamo detto fa quell'effetto di luce, diciamo, che entra proprio dentro il plexiglass e poi tutto, diciamo, omogeneo fuori esce. Ancora di più, uscendo da qui poi va ad entrare dentro quest'altro plexiglass opalino e ancora di più la luce si fa, diciamo, soffusa e illumina totalmente tutta questa superficie. Ragazzi, questa è plastica fatta apposta, non è un semplice plexiglass, non è un semplice plexiglass opalino, sono materiali studiati appunto per questo scopo. Questo abbiamo detto che serve per bloccare il flusso di luce, non farlo salire verso sopra, ma spingerlo tutto verso sotto. E qui abbiamo i LED SMD. Sono LED, eppure ragazzi devo dire che la qualità di questi prodotti mi piace. Eccoli qui. Sono tutti chip SMD connessi, credo, in serie, e poi ce ne saranno forse 1/2 in parallelo. Eccolo qua. Polo di alimentazione positivo, negativo, e qui qua c'è scritto 18 watt che è la potenza. I chip sono i 2835 e dovrebbero dare una bella potenza. Va bene, e allora ho connesso la 220 con un Mammut, anche se ormai non è più da normativa l'utilizzo dei Mammut, non è
più consentito, ma io mi sono trovato questo e ho utilizzato questo. Connesso il driver alla strip LED, connessa anche ora la 220, accendiamo. Ok, perciò sono bianco caldo. E allora, strip accesa, come ti dicevo, fanno la luce tutta attorno. E tensione in corrente continua qui dentro, circa 50 volt. Vado ad assemblare, vediamo come viene l'effetto, facendo anche attenzione a non toccare i led, perché è vero che bassa tensione, però sono sempre 50 volt su per giù. Ok, questo è il primo strato e si vede così, niente a paragone a come si vede ora che vado a mettere questo. Ok, boom, ecco qui. Come visto, subito l'effetto si è trasformato, tutti i led mandano luce dentro il plexiglass semitrasparente e ora da questo lato l'effetto è molto più potente e molto più omogeneo. Se vado poi a mettere anche questo, cosa faccio? Blocco tutta la luce, cioè non la faccio uscire di qui, ma la indirizzo tutta verso fuori e la quantità di luce, come vedi, è tanta di più. Facciamo la prova a illuminare qui, guarda così, e poi tolgo la pellicola, la quantità di luce è molto meno. Ancora meglio così, come vedi, illuminato sia di qui che di qui. Vado a mettere questa, boom, qui poca, qui tanta. Se chiudo con l'alluminio, cioè se gli vado a mettere di nuovo questo, blocco la luce ancora di più. E allora questo qui, ok, vado ad annullare quasi completamente la perdita di luce dal lato dietro. Si dovrebbe stringere con le viti, ma comunque per farti vedere che la quantità di luce è ancora di più. Dietro nulla. Questo vale anche per i pannelli, quelli grandi 60-60, quelli 120x30, 120x60 o anche quelli più piccoli. Tutta la tecnologia, diciamo, di questi pannelli slim funziona così: led perimetrali più tutte, diciamo, i vari strati di plexiglass che vanno a smistare la luce e fare quell'effetto luce soffusa. Ragazzi, per questo video è tutto, io ti ringrazio, al prossimo video, un mi piace, mi raccomando, non scordarlo, un commento e se vuoi iscriviti al canale. Ciao e al prossimo video.